Benvenuti, buongiorno cari amici, continuiamo con la nostra appassionante storia della Polonia. Abbiamo visto alla fine della scorsa video lezione che Casimiro, re di Polonia, un re molto importante, Casimiro III, detto il Grande, muore nel 1370. Egli lascia il trono, come già sappiamo, a Luigi d'Angiò, re d'Ungheria. Casimiro, già in vita, molto prima della sua morte, aveva predisposto questa successione ungherese. Lui non aveva eredi e sperava che gli Angioini, re di Ungheria, che avevano reso grande il regno d'Ungheria nel 300, sarebbero stati incisivi come in Ungheria, ma così non fu. Luigi I non ebbe figli maschi e la dinastia si estinguerà subito. Inoltre Luigi continuò a risiedere in Ungheria, disinteressandosi della Polonia, affidandone il governo alla madre Elisabetta. Vedete qui questo albero genealogico, spero che poi non diventi troppo complicato. E quindi la madre Elisabetta non verrà mai amata dai polacchi esattamente come il figlio, e la situazione peggiora quando Luigi I, in violazione dei trattati firmati da suo padre Carlo I d'Angiò, re d'Ungheria, con Casimiro III nel 1370, trasferisce la Rutenia o Russia Rossa. Ricordate, si tratta dei territori ucraini di Volinia e Galizia, dalla Polonia all'Ungheria, nominandovi come viceré Ladislao, principe di Opole, quindi un polacco. E quindi capite cosa fa, essendo sia re d'Ungheria che re di Polonia, prende quei territori, Volinia e Galizia, dalla Polonia e li dà all'Ungheria. Non avendo eredi maschi, come abbiamo detto, Luigi fece sposare sua figlia Maria, la vedete, Luigi sua figlia Maria, con Sigismondo di Lussemburgo, il quale era figlio dell'imperatore e re di Boemia Carlo IV, quindi anche Sigismondo di Lussemburgo poteva sperare ragionevolmente di essere eletto in seguito sia imperatore di Germania sia re di Boemia. Facendo così Luigi I sperava di lasciare, attenzione, alla figlia Maria, di lasciare in eredità a Maria sia la Polonia sia il Brandeburgo. Promise inoltre la mano della figlia più piccola, la giovane Edwige, che in polacco si dice Jadwiga, a Guglielmo d'Austria. Ecco, vi ho scritti. Jadwiga avrebbe dovuto così ereditare, oltre all'Austria, l'Ungheria, compresa la Rutenia, Volinia e Galizia. Luigi incontrò i nobili polacchi in Ungheria perché neanche si sforzava ad andare lui fisicamente in Polonia, e da questo incontro esce l'importantissima carta di Koszyce. Ecco qui la carta di Koszyce di cui abbiamo parlato anche nella precedente video lezione. 1374, questo importante documento che, come abbiamo detto nella precedente video lezione, stabilisce le classi, i diritti e i doveri delle classi sociali. Attenzione però, la carta di Koszyce parla anche della successione, stabilendo che alla morte di Luigi sarebbe succeduta sul trono polacco una delle due figlie che abbiamo visto, o Maria la maggiore oppure Edwige, Jadwiga la minore, e la scelta sarebbe stata fatta da lui, da Luigi, oppure dopo la sua morte da sua moglie Elisabetta di Bosnia, che, attenzione, la moglie Elisabetta di Bosnia è un'altra Elisabetta rispetto alla madre di Luigi I che ho citato prima, che pure si chiamava Elisabetta. Inoltre la carta di Koszyce dà un potere molto grande alla Szlachta, e che la Szlachta è la grande e piccola nobiltà. In realtà era molto numerosa, numericamente molto grande, perché la Szlachta comprendeva sia la grande sia la piccola nobiltà. Ecco, io ho scritto qua come si scrive in polacco, si pronuncia Szlachta.
e quindi questa nobiltà comprensiva anche proprio dei titoli minori assommava a migliaia e migliaia di persone. Dunque la Szlachta ottiene numerosi privilegi dalla Carta di Košice, viene esonerata da qualunque tassa o debito, ciò limitava fortemente le risorse economiche del sovrano, che non poteva più appunto tassare i nobili. Inoltre Luigi I, attenzione, a differenza dei sovrani precedenti, fa confermare il suo status di re di Polonia facendosi eleggere al re di Polonia dai membri della Szlachta. Questo precedente diventerà permanente. La monarchia polacca si avviava a diventare elettiva, come stava in fondo avvenendo anche in Ungheria, un ulteriore elemento di perdita di potere da parte del re. Se il re viene eletto e non riceve il regno in successione ereditaria, è un re particolarmente debole. Le cose iniziano ad andare veramente male per Luigi I quando spuntano due pretendenti al trono della casa dei Piasti che vogliono deporlo. Si tratta di Ladislao, l'ultimo principe vivente della dinastia di Kujava, e poi Rzemowit di Masovia. Qui. Inoltre la Lituania che cosa fa? Invade la Rutenia, Volhynia e Galizia, territori ucraini, e i magiari, ormai fortemente impopolari in Polonia, vengono massacrati a Cracovia, la capitale della Polonia. Luigi I muore nel 1382 lasciando confusione e anarchia. Ai candidati alla successione si aggiunge Maria, figlia di Luigi I, succeduta al padre sul trono di Ungheria. Attenzione, dopo la morte di Luigi, Maria, la figlia maggiore, di cui abbiamo parlato prima, diventa regina d'Ungheria e quindi da regina d'Ungheria pretende di diventare anche regina di Polonia. Come già sappiamo, Maria è fidanzata con l'imperatore Sigismondo di Lussemburgo. Tuttavia, vi ricordate, secondo la Carta di Košice, la scelta tra le due figlie di Luigi, Maria la più grande ed Edvige la più piccola, per chi dovesse diventare la nuova regina di Polonia, spettava, morto Luigi, alla vedova a sua moglie Elisabetta di Bosnia. Elisabetta sceglie per il trono polacco la figlia minore Edvige. Nel frattempo Sigismondo di Lussemburgo e Rzemowit si scontrano in Masovia inutilmente. Dopo 2 anni di interregno e di scontro tra i pretendenti, a Cracovia Edvige viene incoronata re. Sì, lo so che sembra strano, è una donna, però il documento dice che è re, non era contemplata la parola regina. Molti grandi aristocratici polacchi ovviamente pretendono che Edvige si sposi, cioè che ci sia proprio anche un re in Polonia. Subito si presenta come pretendente alla sua mano, alla mano di Edvige, Ladislao Jagellone di Lituania. Ma il gran principe di Lituania, Ladislao Jagellone, ma chi è Ladislao Jagellone? Dobbiamo fare un piccolo passo indietro e tornare alla storia della Lituania di cui abbiamo parlato anche nella precedente video lezione. Ricordate Algirdas di Lituania, che regna in Lituania dal 1345 al 1377, Algirdas di Lituania, figlio di Gedimino. Egli aveva continuato l'opera del padre Gedimino, espandendosi a est e a sud. Suo fratello Kęstutis, che veniva anche chiamato Kiejstut, questi nomi sono un po' difficili, Kęstutis, aveva ricevuto dal fratello il difficilissimo compito di contrastare i continui attacchi dell'ordine teutonico a nord. In quel momento l'ordine dei cavalieri teutonici, guidato da Niprode, che guiderà l'ordine dal 1351 al 1382,
l'ordine teutonico era arrivato alla sua massima potenza nel 1346, aveva incamerato l'Estonia e poi aveva strappato alla Polonia una parte della Samogizia. Nel 1377 ad Algirdas che muore, succede il figlio Ladislao Jagellone. Ladislao Jagellone, in polacco Jagiello, in lituano si dice Jogaila, in realtà Jogaila significa appunto Jagellone. Egli vuole convertirsi al cristianesimo e ciò provoca una guerra civile con lo zio Kestutis, che abbiamo già nominato. Quest'ultimo muore, ma suo figlio Vytautas, che si chiama anche Witold in polacco e che in italiano chiamiamo Vitoldo, si riappacifica con l'ordine teutonico, si allea con esso e invade la Lituania, cioè il suo paese, e quindi c'è una guerra civile in Lituania tra Ladislao Jagellone e Vytautas. Che cosa fa a questo punto Ladislao? Ladislao ha bisogno di un alleato, cerca un alleato e ovviamente lo trova nei polacchi, che possono anche aiutarlo nell'opera di conversione dei lituani al cattolicesimo. In seguito all'accordo firmato a Creva nel 1385, l'anno successivo, nel 1386, avviene l'importantissimo matrimonio tra Ladislao Jagellone, Granduca di Lituania, e Edvige, regina di Polonia. Matrimonio importantissimo perché, sposando Edvige di Polonia, Ladislao crea un'unione dinastica tra la Lituania e la Polonia. Per la prima volta la Lituania e la Polonia si uniscono e Ladislao viene incoronato a Cracovia con il nome di Ladislao II Jagellone, prende il numerale secondo e regnerà dal 1386 al 1434, quindi un importantissimo re di Lituania unito alla regina di Polonia, Edvige. Lui assume anche il titolo di re di Polonia, oltre che di Granduca di Lituania, quindi regna in Polonia insieme a sua moglie Edvige. Edvige, per sposare Ladislao, rinuncia al suo fidanzato dell'adolescenza. Vi ricordate che Edvige era promessa a Guglielmo d'Austria, un personaggio molto raffinato, Guglielmo d'Austria, ma un personaggio che Edvige amava, ma Edvige si sacrifica per la ragion di Stato. Ladislao si fa battezzare e converte il suo popolo, e quindi dopo secoli e secoli i lituani si convertono al cristianesimo cattolico, sono uno degli ultimi popoli di Europa ad abbandonare il paganesimo e a diventare cristiani. Ladislao crea anche una gerarchia ecclesiastica, ovviamente, con a capo il vescovo di Vilna. Gli abitanti della Samogizia resistettero al cristianesimo restando pagani, mentre ucraini e bielorussi rimasero ortodossi. Comunque Ladislao fu tollerante con tutti, come vedremo anche in seguito. Dunque nel 1386 nasce l'importantissima confederazione della Lituania-Polonia, non un'unione effettiva ma un'unione dinastica. All'interno di questa federazione la nobiltà polacca più evoluta era destinata a prendere il sopravvento. Vedremo in seguito che ci sarà una vera e propria polonizzazione della Lituania. Il primo atto di governo di Ladislao è la conferma e l'estensione dei privilegi della nobiltà previsti nella Carta di Koszyce. Così la nobiltà polacca conquista quel predominio politico che alla lunga sarà disastroso, sarà fatale al Regno di Polonia.
Non avendo più problemi con la Lituania, nel 1387 la Polonia riesce a recuperare la Rutenia o Russia Rossa, Volhynia e Galizia, che, vi ricordate, era stata spostata dalla Polonia all'Ungheria dal precedente re di Polonia Luigi I, il quale era anche re d'Ungheria. Ladislao si propone come protettore dei principati rumeni, che da poco si erano staccati dall'Ungheria. E anche qui ha successo, riceve l'omaggio di Pietro di Moldavia e poco dopo anche del principe di Valacchia. Il fatto che Moldavia e Valacchia, staccatisi dall'Ungheria, diventano stati vassalli della Lituania-Polonia è un grande successo ovviamente per la Confederazione di Lituania-Polonia e infatti, potendo commerciare con questi territori rumeni, Leopoli e la Galizia si sviluppano ulteriormente. La Galizia, Leopoli erano uno dei centri commerciali più importanti della Polonia. Ricordate Leopoli, che in realtà si chiama Lviv. Ladislao insedia come viceré di Lituania suo fratello Skirgaila, attenzione, Skirgaila, fratello di Ladislao II Jagellone. Ma Vytautas, ve lo ricordate? Vitold Vytautas non è d'accordo. Vytautas è un guerriero coraggioso ed era molto amato dai lituani. Inoltre egli è molto ambizioso, voleva che la Lituania fosse predominante sulla Polonia e non viceversa, e voleva sottomettere i tatari e i moscoviti. E quindi si oppone a Skirgaila. In fondo Skirgaila chi era? Era un raccomandato, uno che non aveva dimostrato niente, viene messo a capo della Lituania semplicemente perché è il fratello di Ladislao Jagellone, che ora era diventato re di Polonia. Mentre Vytautas era un grande guerriero, e quindi c'è una guerra civile tra Skirgaila e Vytautas o Vitold. Vytautas fomenta le rivolte di Polotsk e Smolensk, che erano territori dell'attuale Bielorussia, territori ortodossi degli slavi orientali. Grazie all'aiuto dell'ordine teutonico con cui Vytautas si allea, riesce Vytautas a scacciare Skirgaila e costringe Ladislao a nominare lui, Vytautas, al posto di Skirgaila, viceré di Lituania. Subito dopo Vytautas reprime le ribellioni, caccia le truppe dei cavalieri teutonici e si proclama gran principe, quindi coglie numerose vittorie. Vytautas poi si riappacifica con l'ordine teutonico, a cui cede la Samogizia. Vytautas avrebbe voluto completare l'annessione di tutta la Russia, aveva un programma veramente ambizioso, conquistando Mosca e Novgorod, che erano sottomesse ai tatari, ai turco-mongoli, ai tatari dell'Orda d'Oro. Vytautas per questo motivo si alleò con Toktamish, il capo dell'Orda Bianca, che si era ribellato a Tamerlano ed era stato espulso dai suoi domini. Vytautas radunò a Kiev un esercito immenso di lituani, polacchi, tatari, russi e anche crociati occidentali. Il nuovo Khan dell'Orda d'Oro, insieme alle truppe del generale di Tamerlano Jadigar, che viene detto anche Edigei, però gli infliggono una durissima sconfitta nel 1399 sulle sponde del Vorskla, dove vennero uccisi moltissimi principi lituani, polacchi e russi. Quindi Vytautas non riesce a conquistare l'attuale Russia, anzi l'espansione della Lituania era finita per sempre. Vytautas si accontentò di incamerare Smolensk, che era una città, una regione piccola ma altamente strategica, perché si trovava alla confluenza di tanti grandi fiumi della Rus, che quindi costituivano altrettante vie commerciali. Vytautas si accontentò di incamerare Smolensk
il territorio bielorusso di Smolensk e raggiunge un accordo con Ladislao Jagellone al congresso di Vilna nel 1401. Che cosa dice questo accordo? Dice che Vytautas viene proclamato Gran Principe di Lituania, però attenzione, alla sua morte la Lituania, dichiarata stato vassallo della Polonia, sarebbe passata a Ladislao oppure ad un suo successore. Questo atto è il primo di una serie che porterà all'unificazione di Lituania e Polonia. Tuttavia, d'altra parte, dopo la morte di Vytautas, la Lituania andrà in declino, però non anticipiamo le cose. Una volta riappacificatisi, che cosa fanno i principi di Lituania e Polonia? Si dedicano a combattere l'ordine teutonico. Per quanto forte e ricco, il solo motivo che giustificasse ancora l'esistenza dell'ordine era la conversione al cristianesimo dei lituani, che la Polonia era riuscita ad ottenere senza guerre, mentre l'ordine non era mai riuscito ad ottenere con la forza. Ricordate, secoli e secoli di crociate nel Baltico per convertire i lituani al cristianesimo, l'ordine teutonico non ci riesce mai, mentre invece poi arriva questo principe lituano, Ladislao Jagellone Jogaila, e si converte spontaneamente al cristianesimo. Quindi praticamente l'ordine teutonico non ha più motivo di esistere dopo il passaggio della Lituania al cristianesimo. Infatti l'ordine inizia a perdere mordente e a perdere anche reclute, diminuiscono fortemente i membri dell'ordine teutonico. I teutonici vengono messi in difficoltà dalla riconquista della Samogizia da parte di Vytautas nel 1404. Conquistando la Samogizia, Vytautas divide in due, separa i territori dell'ordine teutonico, mettendolo quindi in grossa difficoltà. Bisogna dire che ostili alla guerra con i cavalieri teutoni era Edvige Jadwiga, moglie di Ladislao, che però era morta nel 1399 e sarà anche dichiarata santa. La guerra scoppia per una disputa su una città di frontiera, Dresenko, una città di frontiera. Dal 1409 al 1466 assistiamo a una serie di guerre che termineranno con il disfacimento, con la distruzione dell'ordine teutonico. Ma non anticipiamo, noi seguiremo queste guerre come è nostro costume nel dettaglio. I cavalieri teutonici sono appoggiati da Boemia, Ungheria, dai principi della Pomerania, la Pomerania occidentale, e anche da numerosi crociati e mercenari tedeschi. Invece Vytautas e Ladislao Jagellone devono basarsi solo su forze proprie, con l'eccezione di pochi mercenari della Slesia e della Boemia, tra cui Giovanni Gisca, che poi diventerà famosissimo perché sarà a capo dell'esercito ussita e respingerà numerose crociate in Boemia contro gli ussiti. In seguito si unirono anche alcune migliaia di tatari guidati da Sultan, che in seguito sarebbe diventato il Khan dell'Orda d'Oro. I due grandi eserciti, che assommavano in totale a 180.000 soldati, si scontrarono il 15 luglio 1410 nella famosa battaglia di Tannenberg. Vedete qui l'ho scritto Tannenberg, che viene chiamata anche battaglia di Grunwald. Dai polacchi e in generale dai popoli d'Europa orientale viene chiamata, più che battaglia di Tannenberg, battaglia di Grunwald. Comunque si chiama in entrambi i modi, si tratta di due località vicine. La Lituania e la Polonia vincono e il gran maestro dell'ordine teutonico Ulrico von Jungingen
muore sul campo. La vittoria di Tannenberg rappresenta un elemento importante della reazione slava contro l'espansionismo tedesco, al pari dei successi degli Ussiti e degli Ussiti in Boemia di poco successivi. Tuttavia Lituania e Polonia non riescono a sfruttare fino in fondo la vittoria. La capitale dell'ordine teutonico, Marienburg, viene assediata ma resiste. I cavalieri teutonici sono aiutati da nuove truppe provenienti da Livonia e Germania. La Livonia è l'insieme dell'Estonia e della Lettonia. Il grande esercito lituano e polacco si disperde. I soldati lituani tornano in patria e in realtà l'ordine teutonico si salva. Ladislao Jagellone firma una pace nel 1411 che gli accorda il possesso della Samogizia, che va un po' di qua, un po' di là. L'anno successivo, nel 1412, con la pace di Buda, Ladislao si assicura che sia la Russia rossa, cioè Galizia e Volinia, che in realtà già possedeva, sia la Moldavia, oltre a 13 città ungheresi nella regione di Spiš, 13 città ungheresi che rimarranno alla Polonia fino al 1769. I Samogizi finalmente si convertono al cattolicesimo e Lituania e Polonia nel 1413 firmano l'unione di Horodo. L'unione di Horodo, vi ho scritto qui. Questo accordo ricalca quelli precedenti del 1387 e del 1401 in merito al fatto che i sovrani di Lituania e Polonia sarebbero stati eletti in accordo tra le due parti. Inoltre fornisce notevoli privilegi alla nobiltà cattolica. Il secondo conflitto tra Lituania e Polonia da una parte e cavalieri teutonici dall'altra si svolge tra il 1414 e il 1422. I cavalieri rifiutano astutamente un'altra battaglia in campo aperto, ma non possono impedire che i nemici devastino i loro territori. Con il trattato di Melno nel 1422 l'ordine deve cedere Niesciava e altre città di frontiera. La rivoluzione ussita in Boemia, attenzione, tocca anche la Polonia. Girolamo da Praga, l'amico di Jan Hus bruciato sul rogo come lui, aveva predicato a Cracovia e la carica antitedesca dell'utraquismo degli ussiti piace molto ai polacchi. La similitudine tra la lingua polacca e la lingua ceca favorisce la diffusione in Polonia delle dottrine ussite. Naturalmente la gerarchia cattolica polacca si opponeva. Gli ussiti moderati, dopo aver detronizzato Sigismondo di Lussemburgo, che aveva condotto la crociata contro di loro e aveva perso, desiderano formare un'unione slava e offrono, attenzione, il trono di Boemia prima a Ladislao Jagellone, che nel 1420 rifiuta, e poi, attenzione, alla nostra vecchia conoscenza Vytautas di Lituania. Perché Ladislao Jagellone rifiuta? Perché anche per via di insistenze familiari, ma anche per via dell'intervento del Papa, se lui avesse accettato la corona di Boemia, avrebbe dovuto anche accettare i compactata, avrebbe dovuto dare la tolleranza e la libertà agli ussiti, e questo per il papato era eresia. Quindi di fatto Ladislao II Jagellone o Vytautas, accettando il trono di Praga, sarebbero diventati automaticamente eretici. In realtà gli ecclesiastici polacchi, con a capo Zbigniew Oleszyński, ok, non sono facili questi nomi, avversavano fortemente gli ussiti. Con lo statuto di Tromba nel 1420 viene rafforzata la disciplina nella Chiesa e vengono approvate pene severe contro l'eresia. Vytautas però decide di accettare la corona boema e il nipote di Ladislao Jagellone, Sigismondo Kaributas, viene chiamato anche Korybut, va in aiuto dei cechi con 5.000 soldati. Tuttavia il progetto fallisce. A un certo punto una parte dei nobili boemi decise di
di proporre la corona persino a questo Coribut, il quale però si rivela un pessimo comandante, ma soprattutto il Papa condanna questa iniziativa. La Polonia non vuole entrare in contrasto col papato. D'altra parte, vale la pena per la Polonia aiutare i cechi. I cechi per la Polonia erano vecchi nemici, avevano adottato istituzioni tedesche, germanizzandosi, inoltre avevano strappato alla Polonia la ricca regione della Slesia che Ladislao Jagellone voleva recuperare, quindi i polacchi avevano più simpatia per gli ungheresi che avevano mantenuto le loro istituzioni e le loro tradizioni. Così Ladislao firma una pace con l'imperatore Sigismondo nel 1423 e inizia a perseguitare i polacchi ussiti. Vytautas da parte sua non ha rinunciato alle sue ambizioni, medita di elevare la Lituania al regno e di farla diventare lo stato guida dell'Europa orientale al posto della Polonia. L'imperatore Sigismondo lo appoggia, ma il progetto non va in porto anche per la via della morte di Vytautas nel 1430. Nonostante i suoi intrighi e la sua ambizione, nonostante avesse tradito Ladislao Jagellone, Vytautas era comunque un grande personaggio. Vytautas è l'ultimo grande guerriero della casata di Gedimino. Era ottimo anche come diplomatico, aveva cercato di far emergere una zona molto arretrata dell'Europa, quale la Lituania. Dopo la morte di Vytautas, come abbiamo anticipato, la Lituania precipita nell'anarchia, la nobiltà russa si ribella e i lituani la appoggiano cercando di staccarsi dalla Polonia. Il capo dei ribelli è Svitrigaila, un altro fratello di Ladislao II Jagellone, il quale Ladislao Jagellone è costretto a eleggerlo Gran Principe. Svitrigaila, Gran Principe di Polonia. Svitrigaila continua per un certo tempo a combattere contro Ladislao, appoggiato dai cavalieri teutonici e dall'imperatore Sigismondo di Lussemburgo. Peraltro si comporta qui davvero da traditore, perché in quel momento i polacchi stavano combattendo insieme a lui contro i turchi. I cavalieri teutonici invadono la Polonia e inizia quindi la terza guerra tra loro, i cavalieri teutonici, e la Polonia, che va dal 1431 al 1435. Ladislao Jagellone depone il fratello Svitrigaila, lo sostituisce nella carica di Gran Principe di Polonia con Sigismondo, fratello di Vytautas. Poi con l'editto di Grodno, scritto qua, Ladislao accorda ai nobili russi di religione ortodossa gli stessi diritti dei cattolici e quindi gli ortodossi della Russia non si ribellano più. I nobili della Russia rossa sono chiamati a partecipare al Consiglio Regio. Le incursioni dei cavalieri teutonici vengono affrontate con l'aiuto di truppe ussite che saccheggiano la Pomerania. Sigismondo sconfigge poi definitivamente Svitrigaila a Osmiana e nel 1435 i cavalieri teutonici sono battuti a Wilkomierz. Qui a Wilkomierz sono sconfitti in questa terza guerra con la Polonia i cavalieri teutonici a Wilkomierz. Il Gran Maestro deve chiedere la pace nel 1435, ma l'anno prima, nel 1434, Ladislao Jagellone è morto all'età di 86 anni. E pensate che Ladislao Jagellone aveva l'abitudine di recarsi ogni notte ad ascoltare l'usignolo che cantava. In una di queste circostanze prese freddo e di conseguenza morì. 1434 muore
questo re importantissimo, Ladislao II Jagellone, il figlio maggiore, suo figlio maggiore di soli 10 anni, viene eletto re col nome di Ladislao III. Ora terminiamo qui questa lezione, ovviamente nella prossima lezione parleremo di Ladislao III che governerà per soli 10 anni, ma soprattutto del suo successore importantissimo, Casimiro IV di Polonia, che invece regnerà per un tempo molto molto più lungo. Quindi se volete continuare ad ascoltare nel dettaglio, spero con una certa precisione, le vicende della Polonia e della Lituania, che ormai inizia a essere più che uno stato paritario con la Polonia, uno stato annesso alla Polonia, ascoltate anche la prossima e le successive video lezioni su questo affascinante argomento, la storia della Polonia e della Lituania. Vi saluto e come ogni volta vi ringrazio per avermi ascoltato. Arrivederci, alla prossima.